morning, everybody. Buongiorno a tutti quanti. Today we're going to continue in our series through the Sermon on the Mount. Oggi continueremo la nostra serie sul Sermone sul Monte. And so if you'd like to read with us, or we'll read to you, we're in Matthew chapter 5. Quindi se volete prendere le vostre Bibbie con noi e leggere insieme a noi, leggeremo da Matteo capitolo 5. And we're in verses 31 to 37. E siamo dal versetto 31 fino al versetto 37. Jesus is speaking to his disciples, and he continues saying, "Furthermore, it has been said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce." Gesù stava parlando ai suoi discepoli e continua dicendo questo: fu detto, chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio. But I say to you that whoever divorces his wife for any reason except sexual immorality causes her to commit adultery. Ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera. And whoever marries a woman who is divorced commits adultery. E chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio. Again, you have heard that it was said to those of old, "You shall not swear falsely, but shall perform your oaths to the Lord." Avete anche udito che fu detto agli antichi, non giurare il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. But I say to you, do not swear at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by earth, for it is his footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great King. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Nor shall you swear by your head, because you cannot make one hair white or black. But let your yes be yes and your no no, for whatever is more than these is from the evil one. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero, ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno. Qui abbiamo alcune regole del nostro matrimonio. One is that Tim is always right. Una di queste è che io e Tim ho sempre ragione. Why do you say no? You know, it's 30 years of marriage now, and I still can't convince you on that one. Sono how many years? 30. Sono 30 anni di matrimonio e io ho quasi sempre ragione. No, we do have some rules, though, that have been very helpful for us through the years. No, scherzi a parte, ci sono alcune regole che sono state molto di aiuto durante gli anni di matrimonio. One is that we resolve our disputes quickly. Una di queste regole è che cerchiamo di risolvere le nostre dispute molto velocemente. And that helps when we don't feel like it. E questo ci aiuta molto, specialmente quando sentiamo che non abbiamo voglia di farlo. When we're too proud. Quando siamo troppo orgogliosi. When it was the other person who was really at fault and should take the first step, right? Oppure quando è l'altra persona ad aver sbagliato e tu devi fare il primo passo. But this has allowed us to always find ourselves moving toward each other and really work things out as quickly as Ma possible. questo ci ha aiutato sempre ad andare l'uno verso l'altro e a risolvere molto velocemente le incomprensioni. Another rule that we have is that our relationship always comes before our relationship with our kids. Un'altra regola che abbiamo è che la nostra relazione ha la priorità sul rapporto che abbiamo con i nostri figli. We're going to be together a long, long time. Perché noi staremo per molto tempo insieme. And the kids are wonderful, E i ragazzi sono fantastici, but they're only going to be with us for a season. ma saranno con noi solamente per un periodo. And so our relationship is the priority. E quindi la nostra relazione ha la priorità. And that's been good for us, E quindi questo è buono per noi and it's been good for our ed è kids. buono anche per i nostri figli. And another rule that we have had since the beginning E un'altra regola che abbiamo avuto sin dall'inizio is never ever joke about divorce. è di mai e poi mai scherzare sul divorzio. And so in 30 years of marriage, the word divorce has never been introduced into a discussion. E quindi in 30 anni di matrimonio non abbiamo mai citato la parola divorzio durante una discussione. It's not a threat. Non è una minaccia, It's not something said in anger, non è qualcosa da dire quando si è arrabbiati but it's not even a joke. e non è neanche uno scherzo. Because divorce touches a very deep nerve in Jackie's life. Perché la parola divorzio tocca un nervo scoperto molto profondo nella vita di Jackie. When Jackie was 11 years old, her parents divorced. Quando Jackie aveva 11 anni, i suoi genitori divorziarono.
And her father remained in the state of Georgia, and she moved north with her mother to New York. E il padre rimase nello stato della Georgia, mentre lei con la madre si trasferirono al nord dello stato di New York. Her mother would remarry. La madre si è risposata. But it complicates life, doesn't it? E questo complica la vita, o no? And often children who go through divorce feel like they are at blame. E spesso i figli che devono subire il divorzio dei genitori pensano che loro in qualche modo sono responsabili. And that was the case with Jack. E questo è stato un po' il caso di Jackie. That deep pain is what ultimately drove her to come to know Christ. Però questo dolore profondo piano piano l'ha guidata a conoscere e incontrare Cristo. And there's no doubt that the Lord brought healing into her life. E non ci sono dubbi che il Signore ha portato guarigione nella vita di Jackie. But early on in our relationship, we established that rule that we would never, ever joke. Ma da subito nella nostra relazione, all'inizio della nostra relazione, abbiamo deciso di non scherzare mai sul divorzio. So there are certain rules like these that can help us to maintain strong marriage Ci relationships. sono alcune regole come questa che aiutano a mantenere una relazione forte nel matrimonio. Divorce is a reality, isn't it? It's a reality in our society. Il divorzio è una realtà nella nostra società. I can remember vividly being in my grandparents' kitchen. Ricordo molto chiaramente una volta quando ero nella cucina dei miei nonni, When the first divorce happened among my close relatives. quando il primo divorzio avvenne nella mia famiglia più ristretta. It devastated my grandparents. Fu devastante per i miei nonni, Because we had seen the work that Christ had done in our family over the years. perché noi potevamo vedere l'opera che Cristo aveva compiuto negli anni all'interno della nostra famiglia. And I'm sure each one of us in this room probably has a friend or a relative who's been touched by divorce these E days. penso che ognuno di noi in quel momento, in quella stanza, aveva almeno un amico o un parente che era stato colpito dalla piaga del divorzio. And so it's a very difficult issue, isn't it? E quindi è un problema difficile, o no? And here we are in front before Jesus' words today. E oggi siamo qui davanti alla parola di Gesù. There's hope. C'è speranza. I don't know if you've heard the stats that in America 1 out of 2 marriages is going to end in divorce. Non so se avete mai sentito le statistiche negli Stati Uniti che dice che un matrimonio su 2, ossia il 50%, finisce in divorzio. And divorce is much more prevalent in Italy today. E adesso il divorzio è diventato anche molto diffuso, molto comune anche qui in Italia. I was happy to discover that these statistics are not accurate. Ma sono stato molto felice e molto contento di scoprire che queste statistiche non sono accurate. When it comes to Christians, the statistics are much better. Quando arriviamo ai matrimoni tra credenti, le statistiche sembrano migliori. One divorce is still too many, I'm sure. Anche un solo divorzio è troppo, But when Christ is in our life, Ma there's quando- hope for our marriage. ma quando Cristo è nelle nostre vite c'è speranza per il matrimonio. The author of the book Highly Happy Marriages finds that active conservative Protestants In un libro è scritto che i protestanti conservatori who attend church regularly che frequentano la chiesa regolarmente are 35% less likely to divorce sono per il 35% sono meno favorevoli, meno disposti a divorziare than those who have no religious preference. rispetto a coloro che non hanno preferenze religiose. And so our relationship with Christ has an impact on our faithfulness. Quindi la nostra relazione con Gesù Cristo ha un impatto sulla nostra fedeltà matrimoniale. The Sermon on the Mount has been giving us a vision of a counterculture. Il Sermone sul Monte ci sta dando una prospettiva di controcultura cristiana. And Jesus says that this counterculture has a result of faithfulness in the lives of his followers. E Gesù sta dicendo che questa controcultura è il risultato della fedeltà dei suoi seguaci. Last week we looked at the issues of lust and anger. La scorsa settimana abbiamo visto i problemi dell'ira e della concupiscenza. And if you haven't had a chance to listen to that, it's on our Facebook. I encourage you to do E that. se non avete sentito quel messaggio vi incoraggio ad ascoltarlo, è sulla nostra pagina Facebook.
Jesus was confronting their tendency in the Pharisees and the scribes Gesù sta confrontando l'atteggiamento, la tendenza dei farisei e degli scribi to try to restrict God's commands, che cercavano di restringere i comandamenti di Dio, to say that they could fall within God's law so that God would be pleased by them because they kept those commands. e per poter dire che loro stavano seguendo la legge di Dio perché stavano mantenendo quei comandamenti. So Jesus says, no, they're much broader than you think. Ma Gesù sta dicendo no, c'è molto di più di quello che voi state pensando. If you even look at a woman and desire her, you've committed adultery. Anche se tu stai semplicemente guardando una donna, tu sei caduto in concupiscenza. Anger can lead to murder. It's an issue of the heart. La rabbia può indurre all'omicidio, è una questione, un problema del cuore. And so now Jesus is confronting a different issue. E ora Gesù sta affrontando un diverso problema. Because while sometimes they would try to restrict God's commands so they would fit within them, Perché i farisei ogni tanto, come abbiamo detto, stavano cercando di restringere il comandamento di Dio. in other moments they tried to make them more permissive so that they Ma would altre fit. volte cercavano di essere un po' più liberali, permissivi. And Jesus is not going to let them get away with this either. Ma Gesù li sta affrontando e non vuole che loro diano un altro significato. It's not easy to obey what God has instituted. Non è facile ubbidire a quello che Dio ha istituito. And so what does faithfulness look like for a follower of Jesus? Cosa significa fedeltà per un seguace di Cristo? And Jesus is going to speak specifically in terms of marriage and vows. E Gesù in questo caso sta affrontando il discorso del matrimonio e delle promesse. Jesus starts with what has been said, what people say, what the religious leaders say. Gesù inizia dicendo con quello che le persone sapevano, con quello che le guide religiose dicevano. Whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. Chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio. And then Jesus says, but do you realize that whoever divorces his wife creates a situation of adultery? Ma Gesù sta anche dicendo che dovete realizzare che chiunque cerca il divorzio crea una situazione di adulterio per la moglie. Jesus really isn't so interested in talking about why divorce could happen. Ma Gesù non è interessato alle ragioni per cui il divorzio può accadere, può avvenire. He's more interested in talking about what God's goal was with marriage. Ma Gesù sta cercando di far capire qual era lo scopo di Dio per il matrimonio. And what this should challenge us to do is to make every effort with our marriage. E quello che ci sfida a fare è quello di fare ogni sforzo possibile per mantenere saldo il nostro matrimonio. There are exception clauses. Ci sono delle eccezioni. Jesus gives us one here. Gesù ce ne dà una qui. He says, except in the case of adultery or sexual immorality. Qua Gesù dice salvo che per motivo di fornicazione. And so God did concede, and he says in another passage, for the hardness of our hearts, divorce exists. E quindi in un altro brano Gesù dice che Dio in qualche modo ha permesso il divorzio esiste per la durezza dei nostri cuori. And so Jesus is willing to concede this. Quindi Gesù è, diciamo, in qualche modo aperto a concedere questo, But that's not what he's really interested in doing. ma non è quello che desidera veramente fare. He's more interested in reminding us of why God created marriage. Lui è interessato a ricordarci perché Dio ha creato il matrimonio. And that God intended that marriage would be a permanent bond between a man and a woman. E Dio lo ha inteso come un legame permanente, eterno, tra un uomo e una donna. The exception clause is found here in Matthew. It's not just here in Matthew. L'eccezione la troviamo solamente qui in Matteo. And for some, this is a reason to say maybe these weren't words of Jesus. This wasn't something that was Jesus' intent. E per alcuni studiosi recentemente, alcuni dicono che non erano addirittura parole di Gesù queste. But there's no reason to doubt that Jesus said these words. Ma non ci sono dubbi per ritenere che queste siano le vere parole di Gesù. The bigger issue is why, or what are these words? What does it mean? Why did God allow for this?
Ma diciamo, la domanda che dovrebbe venirci, che dovremmo porci è perché Gesù concede questo, perché Gesù dice queste parole. This exception comes from the book of Deuteronomy in the law. Questa eccezione deriva dal libro di Deuteronomio, dalla legge. And it's not clear why God established this law. E non è chiaro perché Dio ha stabilito questa legge. It could be because of the problem of incest. Potrebbe essere a causa del problema dell'incesto. We know that early on in humanity that men and women, with Adam and Eve, they were marrying their brothers and sisters. Sappiamo che nei tempi antichi, ai tempi di Adamo ed Eva e nei tempi successivi, gli uomini e le donne si sposavano anche se erano fratelli e sorelle. And there came a point in time where this was no longer good. E siamo arrivati poi a un certo punto dove questo non era più buono. And so God established for His people some rules so that they would not be marrying and creating problems within the race. E quindi Dio a un certo punto ha stabilito delle regole affinché non ci fossero dei problemi tra le razze. And so in Deuteronomy it says if you divorce from your husband and then you remarry, don't go back to that husband. E in Deuteronomio c'è scritto se tu sei sposato e divorzi. E ti vorresti risposare non fatto, ma torna indietro da tuo marito. And so I'm not sure if I'm doing a good job of explaining all this. I'll be open with you guys. Lo so che è molto difficile, non so se sto facendo un buon lavoro a spiegare questo. But what's going on here really is Jesus isn't so much interested in whether or not there can be an exception. Ma ancora una volta voglio dire che Gesù non è tanto interessato a mostrare se c'è o non c'è un'eccezione. What He really is interested in what God's intention was for marriage. Quello in cui lui è interessato è a dimostrare qual era il piano di Dio per il matrimonio. And by doing that, He's not going to remove our discomfort related to the issue of marriage and divorce. E facendo questo lui non cerca di togliere il nostro disagio riguardo ai temi di matrimonio e divorzio. He's not going to play along with the game of, well, let's see how much God permits or how we can make this all fit into something that would please God. Lui non sta cercando di fare un gioco nel cercare quali sono i limiti entro i quali Dio permette o non permette il divorzio. Lui non sta facendo questo. That isn't the kind of righteousness that God desires. Quella non è il tipo di giustizia che compiace Dio. Can you get out of marriage? Possiamo uscire, interrompere un matrimonio? Yes. Sì, But God hates divorce. ma Dio odia il divorzio. He never intended. Lui non l'ha mai inteso. So why stay in a marriage that's less than ideal? Quindi perché restare uniti in matrimonio è meno di un semplice ideale? Why remain in a marriage that's even potentially destructive? Perché rimanere in un matrimonio a volte potrebbe essere anche distruttivo? Marriage creates between man and woman one flesh, in the same way that a mother and a child is connected by in a physical way. Il matrimonio crea una relazione unica tra un uomo e una donna, perché diventano una sola carne, come la relazione che intercorre tra una madre e un figlio. It's as intense as a relationship can get here on earth. It's as intense as a relationship can get here on earth. È una delle relazioni più intense che si possono ottenere qui sulla terra. And that's why marriage can be heaven on earth. Ed è una delle ragioni per cui il matrimonio può essere come il paradiso in terra, Or it can be hell. oppure può essere l'inferno in terra. I had this discussion many times with my sister through the years. Ho avuto questa discussione con mia sorella varie volte durante gli anni. God was gracious to me and gave me a good marriage. Dio è stato buono con me, mi ha dato un buon matrimonio. Where my sister remained single for many, many years. Mentre mia sorella è rimasta single per molti anni. And I was there encouraging her, don't get married, don't get married. E io ero lì a incoraggiarla e dico, non sposarti, Unless it's the right person. fino a che tu non troverai la persona giusta. Because marriage can be heaven on earth, Perché il matrimonio può essere sì il paradiso in terra, or it can be hell. ma può anche essere come l'inferno in terra.
Marriage creates a permanent bond that God never intended be broken. Il matrimonio crea un legame permanente, eterno, che Dio non vuole che sia interrotto. And so when that becomes our priority, E quindi quando questo diventa la nostra priorità, it also gives us motivation to invest in that ci relationship. dà anche una motivazione per investire in questa relazione. Or sometimes just to endure in that O relationship. a volte semplicemente a resistere, a perseverare in questa relazione. To abandon indifference Ad abbandonare l'indifferenza and to invest again. e investire ancora. So, what can we do to divorce-proof our marriages? Quindi cosa possiamo fare quando i nostri matrimoni vengono messi alla prova del divorzio? The first thing we do is recognize that marriage is a permanent institution. La prima cosa che possiamo fare è riconoscere che il matrimonio è un'istituzione permanente. God intends it to last forever. Dio lo ha inteso come qualcosa che duri per sempre. And so, if we can eliminate that option, E quindi se noi possiamo eliminare questa opzione, then it also helps us to be committed to that relationship. ci aiuta anche ad essere impegnati in questa relazione. And then there are a lot of other things we can E do. poi ci sono altre cose che possiamo fare. You can find all kinds of advice. Potete trovare tanti consigli. Don't fear fights. Non abbiate timore dei litigi. Jackie and I didn't really like fighting early on in our marriage. Io e Jackie non abbiamo mai litigato aspramente. No, we didn't like to. Non ci piaceva litigare. Not because we like to fight today. Sì. It's a little easy. Ok. I'm a people pleaser. A lui, diciamo, a me piace compiacere le persone. And she came from a family where fights led to nasty things and then to divorce. Mentre lei veniva da un contesto familiare dove i litigi erano all'ordine del giorno. We had to learn how you fight. E quindi abbiamo dovuto imparare come, diciamo, mediare durante Maybe fight's a bad word, but at least, reconcile our relationship, be able to talk about things and disagree with one another. Quindi essere capaci di dare perdono, di riconciliare, di parlare. We all learn our love languages of our spouses, hopefully. Abbiamo, spero, tutti quanti imparato il linguaggio d'amore della nostra coniuge. I like words of affirmation. Io, ad esempio, personalmente mi piace ricevere delle parole di incoraggiamento. So you can give me some as you leave. E quindi dopo, quando finisce il culto, potete darmi delle parole di incoraggiamento. My wife likes acts of service. Mentre a mia moglie piacciono molto gli atti di servizio. Save your words. Quindi non parlare, Just help me. aiutami. And even better, E ancora meglio, if I didn't have to ask you, se non te lo devo chiedere, you just realized and you helped me. semplicemente devi comprendere che mi devi aiutare. Ma io a volte sono un po' lento, non riesco a comprendere questo. And so there are a lot of ways that we can invest in our marriages. E quindi ci sono tanti modi in cui noi possiamo investire nella relazione matrimoniale. And there were times in our marriage where we didn't feel like investing. E ci sono a volte dei momenti nel matrimonio dove non ci sentiamo così pronti a investire, Where our feelings were hurt, quando i nostri sentimenti sono feriti, where we weren't so motivated to go say, I'm sorry. quando abbiamo bisogno di essere motivati per andare e dire mi dispiace. And when we remembered that we had made a commitment before the Lord. E quando ricordiamo che abbiamo preso un impegno davanti al Signore And we didn't want to live hell on earth. e noi non vogliamo vivere un inferno sulla terra, So we said, let's invest. e quindi continuiamo a investire. And it's been a good 30 years. E adesso sono 30 anni di benedizione. So when it comes to divorce, many times there's a lot of emotion by that point. Quando si arriva al divorzio ci sono tante emozioni attorno. Couples who get to a discussion of divorce may not have invested in that relationship. Le coppie che arrivano a parlare o giungono alla decisione di divorziarsi probabilmente non hanno investito nella loro relazione, Or they've had other priorities and not given the attention that the marriage needed. o hanno avuto altre priorità e non hanno dato attenzione al loro rapporto matrimoniale. Sometimes there are other issues, there's abuse or other things. A volte ci sono altri problemi più gravi, tipo abusi o altri problemi.
problemi. But when we have God's vision for marriage in front of us, Ma quando abbiamo la visione di Dio per il matrimonio davanti a noi, when the word divorce comes up, quando la parola divorzio viene fuori, the first thing that should come to our mind la prima cosa che dovrebbe venirci in mente is reconciliation. è la riconciliazione. And so, in the midst of all this mess that we live in today, E quindi in mezzo a tutto questo caos in cui viviamo oggi, let's continue to make every effort with our marriage. cerchiamo di fare ogni sforzo possibile per il nostro matrimonio. Sometimes saving a marriage will take nothing short of a miracle. A volte per salvare un matrimonio occorre proprio un miracolo. But that's the kind of hope that the gospel gives us. Ma questo è il tipo di speranza che porta al Vangelo. Sometimes all that's left of a relationship is that promise that that man and woman made before the Lord. A volte tutto ciò che conta è quella promessa di unione tra uomo e donna. But that can be a starting point Ma quello deve essere il punto di partenza for resolving the relationship. per risolvere la relazione. Here are some other suggestions that are interesting, quite helpful, I think. Ci sono altri consigli che spero possano essere utili. Most fights are over stupid things that don't matter. Molti dei litigi riguardano cose sciocche, quindi che non contano. It's hard to remember that in the moment. E a volte è difficile ricordare questo nel momento. Arguments can be resolved when your focus is on the relationship more than on being right. Le discussioni possono essere risolte se ci si concentra sull'importanza della relazione piuttosto sul fatto di volere a tutti i costi avere ragione. Sex is essential to a relationship, a marriage relationship. Il sesso è essenziale in una relazione matrimoniale. Jesus talks about divorce coming right off his discussion of lust. Gesù parla del divorzio subito dopo aver parlato dell'immoralità. So sex has a place in marriage. Quindi il sesso ha una posizione importante nel matrimonio. There are other practices that we can do, like date nights or long conversations or things that could create that relationship together. Ci sono altre cose che possiamo fare, tipo appuntamenti, uscite serali, lunghe conversazioni. Kids are awesome, Ripeto, i ragazzi, i figli sono fantastici, but they stress a marriage. ma a volte portano dello stress nel matrimonio. So that unity between the husband and wife is fundamental. E quindi l'unità, l'unione tra uomo e donna, tra marito e moglie è fondamentale. Never go to bed angry. Non andate mai a letto arrabbiati l'uno con l'altro. And then you need Jesus. E poi avete tutti quanti abbiamo bisogno di Gesù. The grace of God in our lives is what allows us to continue to invest in that most intimate relationship here. La grazia di Dio, la grazia che riceviamo da parte di Dio ci permette di continuare a investire nella relazione matrimoniale. The good news is that 53% of very happy couples who've been surveyed La buona notizia è che il 53% di persone, di coppie molto felici intervistate, would agree with the statement that God is at the center of our marriage. afferma che Dio è al centro del loro matrimonio. So notice that nobody said it's going to be easy. Quindi nessuno sta dicendo che sarà facile, And by the time a couple comes forward to talk about divorce, it's often too late. ma quando una coppia giunge a parlare di divorzio di solito è già troppo tardi. But it doesn't have to be. Ma non dovrebbe essere così. And so, you know, my challenge this morning is for us to invest in our marriages. E quindi la mia sfida per tutti quanti noi questa mattina è di investire nelle nostre relazioni matrimoniali. If you are struggling in some way related to marriage and divorce, and we can be encouragement to you, we want to do that. Se qualcuno sta avendo delle difficoltà, se ci sono dei problemi e si sta iniziando a pensare al divorzio, noi siamo qui per sostenervi, per supportarvi, per parlare con voi. If you're thinking about divorce, Se voi state pensando al divorzio, seek help. cercate aiuto, It's not too late. perché non è troppo tardi. And hopefully you haven't come to that point. E con la speranza che non sia troppo tardi perché arrivate a quel punto. And let's keep investing in our marriage. E quindi cerchiamo di investire nei nostri matrimoni.
And so that's the first subject that Jesus talks about when it comes to faithfulness of a disciple. E questo è il primo argomento di cui Gesù ha parlato quando parla della fedeltà di un discepolo. And the second thing that he says is this. E la seconda cosa che lui ha detto è questa. With everything else, don't waste your breath. E con l'altra cosa ha detto che in ogni cosa non sprecate il vostro fiato. Simply keep your word. Semplicemente mantenete la parola. He continues in verse 33 saying, Again, you have heard that it was said of those of old, you shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn. Al versetto 33 lui continua dicendo: avete anche udito che fu detto agli antichi, non giurare il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. But I say to you, do not take an oath at all, Ma io vi dico, non giurate affatto, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. And do not take an oath by your head, for you cannot make one hair white or black. Let what you say simply be yes or no. Anything more than that comes from evil. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero, ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno. People say, I swear to God. Le persone dicono ho giurato a Dio. Back then they would swear by heaven and earth. Nel passato giuravano anche per il cielo, per la terra, Swear by Jerusalem. giuravano per Gerusalemme. But if you swore by Jerusalem, you weren't committing yourself. Ma se tu stai giurando su Gerusalemme non stai impegnando te stesso. Whereas if you were swearing toward Jerusalem, you were. Oppure se stavi giurando verso Gerusalemme, invece lo facevi. And all these little formulas were made so that you could stay within the bounds of making an oath or get away with an oath, but it didn't stop dishonesty. In tutte queste formule che si cercavano per fare un giuramento, la cosa evidente è che nessuno riusciva a mantenere l'onestà. We all know what it's like to find a technicality or a reason that is a little less than honest, don't we? Sappiamo tutti quanti cosa significa cercare un piccolo tecnicismo che alla fine risulta nell'essere disonesti. And even worse is when we bring God into the matter. Ed è ancora peggio quando noi cerchiamo di prendere Dio e portarlo nel nostro parlare, nel nostro giuramento. And so Jesus is calling us to be people of truth. E Gesù ci sta chiamando ad essere persone di verità, To be people who are honest, persone che sono oneste, who don't need to add anything to their words. che non hanno bisogno di aggiungere niente alle proprie parole, Their yes is yes, che il loro sì è un sì and their no is no. e che il loro no è un no. And when people look at them, E che quando gli altri guardano a loro, they see that salt and light that Jesus said we would be. vedono il sale e la terra che Gesù ha detto che noi dovremmo essere. And so how honest are we? E quindi quanto siamo onesti? When people look at us, would they say you are a man or a woman of integrity? Quando le persone guardano a noi, pensano a uomini o donne di integrità. When we are before a choice, Quando we siamo- make the honest choice. Quando siamo davanti a una scelta, facciamo sempre la scelta onesta. There's a new tea company in America. C'è una compagnia del tè negli Stati Uniti, It's called Honest Tea. è chiamata Honest Tea, il tè dell'onestà. And one of the ideas of the creators for keeping their costs down E una delle idee dei creatori per mantenere i costi bassi was that they could engage the public in an honor system. era di coinvolgere il pubblico, i consumatori, in un sistema che manifestasse la loro onestà. So that they would be able to, at times to sell their product Quindi loro erano capaci di poter vendere i loro prodotti without needing stores, senza aver bisogno di magazzini, without personnel. senza personale. It would just be their product C'era semplicemente il loro prodotto and a box e poi una scatola, una macchina, that said $1 for a bottle of tea. che diceva $1 per una busta,
Una una bottiglia di tè. And so this became now an annual test of America's honesty. E adesso è diventato un test annuale dell'onestà degli americani. And so let's see how they did. E vediamo come stanno facendo. I'm not sure if this is exactly the scale that shows how honest or not we are as Americans. Non so se veramente questo mostra nella realtà il grado di onestà negli Stati Uniti. Maybe some people knew those hidden cameras were there. Forse qualcuno sapeva che c'erano le telecamere, quindi Or they felt like in this public place I better put that dollar in there. oppure magari tra stessi dicevano meglio che metto $1 perché sa, mi vedranno tutti quanti. Honolulu was the most honest city in America. Honolulu negli Hawaii è stata la città più onesta negli Stati Uniti. 100% honest. 100% di onestà. So if you're a thief, you can make a good living. Quindi se sei un ladro puoi andare a vivere lì. Austin, Texas, and Atlanta were also pretty honest cities. Austin, Atlanta nel Texas sono città molto oneste. The women were more honest than the men. Le donne sono più oneste degli uomini. Redheads were more honest last year. Le persone con i capelli rossi sono più oneste di quelli con i capelli scuri. A couple of years ago it was brunettes. Qualche anno fa erano le persone con i capelli castani. It's interesting, isn't it, that we want to see, can we find an honest person today? È interessante che ancora oggi noi ci domandiamo, possiamo trovare una persona onesta? And I think that's what most people are asking themselves when they meet you and I. E a volte forse è quello che si domandano le persone quando ci incontrano. And we say that we're followers of Jesus. E noi diciamo, noi siamo seguaci di Cristo. And they watch our lives. E loro guardano le nostre vite. Do they find honesty? Vedono l'onestà nella nostra vita. Stealing government pencils is something you hear about, even if you're not in the government. Rubare le matite dal governo sono cose che diciamo tutti quanti avete sentito anche se non fate parte del governo. It seems stupid, right? A pencil. Sembra una cosa stupida rubare una matita, And yet that becomes a measure of honesty. però anche quella piccola cosa diventa un metro per misurare l'onestà. We hear about people who have other friends at work punch in their time cards and they never come in. Sappiamo di persone che timbrano il cartellino di lavoro per altri amici per dei loro colleghi che poi non vanno a lavorare. And in Naples we had some doctors go to jail for this last year. L'anno scorso abbiamo avuto alcuni dottori, alcuni infermieri che sono andati in carcere per questo motivo. And so people are looking to see if we're honest or not. E quindi le persone guardano a noi per vedere se siamo onesti o non lo siamo. We can use a lot of words. Possiamo usare tante parole. Blah, 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 blah. Bla 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 bla. But if we're not, Ma dobbiamo dimostrare di essere onesti. what do people see in our lives? Cosa vedono le persone nelle nostre vite? A couple of years ago, Jackie and I had a chance to visit Pasquale and Caterina. Qualche anno fa abbiamo avuto la possibilità di andare a trovare Pasquale e Caterina. Pasquale was our worship leader for a while, Pasquale ha guidato il ministero della lode per un periodo nella nostra chiesa and Caterina stole him away and took him e to Austria. Caterina ce l'ha rubato e l'ha portato via in Austria. And as I was spending time with Pasquale and Caterina, he said, "My wife is incredible." E passando del tempo con loro, Pasquale a un certo punto mi ha detto: Tim, devi sapere, mia moglie Caterina è incredibile. She goes to buy her cheese and her milk from this farmer who sets out this pot and there's money in there. Noi andiamo a comprare il latte e il formaggio in questa fattoria e il proprietario lascia una scatola dove mettere i soldi. And the people do it. E le persone lo fanno. And you know, sometimes we're there and we don't have exactly the right E change. sapete, a volte capita che non si hanno esattamente i soldi contati. And you know, I'm like, come on, it's really close. E io a volte dico a lei, dai, forza, siamo vicini. But my wife is honest down to the last cent. Ma mia moglie è così onesta da dare fino all'ultimo centesimo. And that is what Jesus is challenging us to be. E questo è come Gesù ci sta sfidando ad essere. Honest down to the last cent. Onesti fino all'ultimo centesimo. That people can catch us in any moment. Che le persone che ci fermano in ogni momento And our actions are honest.
possano vedere che le nostre azioni sono oneste and our yes is yes, e che il nostro sì è sì and our no is no. e che il nostro no è no. A promise is a promise. Una promessa è una promessa. That's the message this morning. Questo è il messaggio oggi. Whether it's the promise of marriage, Sia che riguardi la promessa del matrimonio, or it's all those other kinds of o promises. sia che riguarda un altro tipo di promessa. For God, a promise is a promise. Per Dio una promessa è una promessa. And He changes our lives E Lui cambia le nostre vite and gives us the desire to make good on those e promises. ci dà il desiderio di mantenere le promesse. It's not easy. Non è facile, There's a lot of ci temptation. sono tante We tentazioni, have many opportunities when we could compromise. ma ci sono tante opportunità dove rischiamo di cadere nel compromesso. But the challenge this morning is to keep our word. Ma la sfida oggi è di mantenere la nostra parola, Because Jesus said, perché Gesù ha detto: you are the salt of the earth. voi siete il sale della terra, You are the light of the world. voi siete la luce del mondo, You are my voi disciples. siete i miei And discepoli people are watching. e le persone vi stanno guardando. And so live for E Jesus. quindi viviamo per Gesù. Let's pray. Preghiamo. Father, the standard that you raise before us is very high. Padre, i livelli che tu hai messo davanti a noi sono altissimi, It's a standard that we could never reach. sono livelli che noi non potremmo mai raggiungere. And so we're grateful that Jesus Christ went to the cross Siamo grati, Signore, perché Gesù Cristo è andato sulla croce, so that we would be forgiven of our sin, in modo che noi potessimo essere perdonati per i nostri peccati, so that we might have a right relationship with you in modo tale che noi potessimo avere una giusta relazione con te, and be able to live for you. potessimo essere capaci di vivere per te. And so this morning I want to pray for us, Lord. E quindi, Signore, questa mattina voglio pregare per tutti quanti noi. I pray for our marriages. Prego per i nostri matrimoni. Help us to continue to invest. Aiutaci a continuare l'investimento nelle relazioni. May divorce not be an option. Che il divorzio non sia neanche lontanamente un'opzione. But let our marriages just be an example of all the great things that you want to do in our lives. Permetti che i nostri matrimoni possano essere un esempio di tutto ciò che tu fai nelle nostre vite. We want at the same time to show grace to those who have been through divorce, who are struggling with very difficult marriages. Allo stesso tempo, Signore, vogliamo mostrare la grazia verso coloro che sono divorziati oppure che hanno relazioni matrimoniali difficili. And so, Lord, we just come to the cross and we grasp on and ask for your grace and mercy. Quindi, Signore, veniamo alla croce e veramente aneliamo e desideriamo la tua grazia, il tuo amore. And we pray that you would help us in our everyday affairs, E chiediamo, Signore, che tu ci possa aiutare anche negli affari quotidiani. to be honest, Aiutaci ad essere onesti, that our promises would be kept, che le nostre promesse possano essere mantenute and that people would see a difference in us, e che le persone possano vedere la differenza in noi and that they would glorify you. e che loro possano glorificare te. Thank you for this church. Grazie per questa chiesa, Thank you for the people here. grazie per le persone qui And thank you most of all for the work that you're doing in our lives. e grazie per l'opera che stai compiendo nelle nostre vite. Help us to make disciples for Jesus this week, Aiutaci a fare discepoli per Gesù Cristo, with our words, con le nostre parole, but most of all with the way we live. ma soprattutto con il modo in cui viviamo. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Una luce che splende per me, e più del sole mi scalderà. Dove finirà? E per sempre con te resterò. Con timore avanti andrò. Io non ho paura, perché so che sei